Ovviamente non poteva mancare Biancaneve in questa linea di bambole in edizione limitata Disney Designer Collection The Ultimate Princess Celebration e infatti eccola qua. Come sapete le sto collezionando tutte, alcune mi piacciono di più, alcune mi piacciono di meno, certe secondo me valgono il prezzo che costano, altre assolutamente no, ma voglio vederle comunque tutte assieme a voi. E visto che oggi mi è arrivata lei, iniziamo subito a guardarla nel dettaglio. La scatola ovviamente è uguale a tutte le bambole di questa linea, con qui al centro il logo Disney Designer Collection, qui in alto i soliti decori a forma di rombo con all'interno il simbolo della nostra bambola e ovviamente nel suo caso è una mela, simboli che ritroviamo ovviamente anche nell'angolo inferiore a sinistra della scatola. Nell'angolo in basso a destra leggiamo invece il suo nome Snow White, ovviamente in inglese, con anche scritto che è un'edizione limitata, una di 10.000. Come sempre in queste scatole ci sono questi decori molto delicati su tutto il fronte della scatola, che nel suo caso sembrano quasi delle semplici foglie, e che ritroviamo anche qui un pochino più in alto. Una cosa leggermente diversa di questa scatola a confronto alle altre è che, come vedete, sul lato sinistro il colore è molto più scuro, invece al centro è molto più chiaro, ma anche nel lato destro è comunque più chiaro confronto al lato sinistro. Su entrambi i lati della scatola ovviamente troviamo il suo nome scritto in dorato con di nuovo quei dettagli, quei decori delicati che abbiamo visto anche nella parte frontale e la stessa cosa la ritroviamo uguale, identica anche sull'altro lato. Non cambia assolutamente nulla. Nella parte superiore del retro della scatola invece vediamo la foto del designer che ha creato, che ha disegnato questa bambola, a fianco ai soliti rombi con le mele. Più in basso il logo Disney Ultimate Princess Celebration con il nome del designer Steve Thompson e come sempre più in basso c'è ovviamente una descrizione della nostra bambola e di come il designer si è ispirato per crearla. Se volete leggere mettete in pausa in questo momento e leggetevi tutto. E poi più in basso troviamo le stesse cose tradotte anche in francese e ovviamente, come sempre ultimamente, in spagnolo. Qui in basso invece le solite informazioni che non ci interessano. A volte mi dimentico di parlarvi della parte superiore della scatola perché comunque ragazzi è uguale per tutte e infatti vediamo che c'è questa plastica trasparente con la scritta dorata Disney Designer Collection. Ma andiamo invece ad aprire la nostra scatola, dove all'interno troviamo come sempre questa enorme vetrina che ci lascia vedere completamente la bambola all'interno. Qui in basso c'è sempre il logo Disney Designer Collection. Sulla plastica della vetrinetta ci sono questi dettagli a forma di mele e rombi, sia sul lato sinistro sia sul lato destro. Su entrambe le porte, chiamiamole così, di questa scatola troviamo di nuovo tutti questi dettagli di rombi dorati con all'interno delle mele. E più in basso troviamo due tasche dove nella tasca sinistra c'è questa cartolina dove possiamo rivedere l'immagine del designer, di nuovo il logo dei Ultimate Princess Celebration e il nome del designer su un lato, non c'è nient'altro, e invece sul retro, sotto tutte queste scritte sul sacchettino di plastica, c'è anche l'artwork realizzato proprio da Steve Thompson, che ovviamente se riesco a trovarlo, come sempre ve lo lascio qui per farvelo vedere meglio. Nell'altra taschina invece troviamo questa piccola cartolina, che è il certificato di autenticità, dove da una parte è scritto in francese una di 10.000, e invece dall'altra parte è scritto in inglese e c'è stampato dorato proprio il numero della bambola acquistata e la mia è la 5622 di 10.000. Ovviamente, come sapete, queste scatole si possono rimuovere dalla parte esterna, che occupa veramente un sacco di spazio per niente, e in più possiamo anche andare a rimuovere la vetrina frontale, in modo da poter guardare, toccare, ammirare, fare tutto quello che vogliamo con la nostra bambola senza doverla deboxare. Ma adesso però io corro subito a tirarla fuori dal box perché ragazzi non ce la faccio più a vederla che guarda il cielo, con questa faccia che guarda non so dove, le stelle, forse gli uccellini, forse è passato un uccello interessante, non lo so, ma comunque vado subito a deboxarla e poi ci ritroviamo qui. Eccola qua fuori dalla scatola e ragazzi devo dirvi che una volta fuori dal box, una volta deboxata, fa tutto un altro effetto e ho anche già visto un sacco di cose che mi piacciono da morire ma che non avevo notato prima. Quindi andiamo a vederla da vicino, perché già il suo viso è decisamente particolare. Ovviamente abbiamo la sua carnagione che è chiarissima, ma ovviamente è Biancaneve, se non ha la carnagione chiara lei, chi mai potrebbe averla? I suoi occhi sono castani, sugli occhi abbiamo un ombretto dorato, ma all'interno e all'esterno dell'occhio, quindi nella parte iniziale e nella parte finale, c'è un pochino
di ombretto rosso, probabilmente per richiamare i colori del suo vestito. Tutto ovviamente perlato e con anche una leggera sfumatura grigia che va verso il sopracciglio. Ci sono un sacco di ciglia rutate e invece nella parte inferiore dell'occhio c'è una linea di ombretto grigio quasi azzurro, sempre ovviamente perlato. Le sue sopracciglia sono molto sottili, molto definite, che richiamano effettivamente le sopracciglia del personaggio, e anche in questo caso la Disney ha aggiunto dei pelettini all'interno del disegno proprio per renderle come sempre un po' più naturali. Sulle guance troviamo ovviamente del blush e invece sulle labbra indossa un rossetto rosso fuoco, su cui hanno anche aggiunto un piccolo dettaglio quasi bianco per dare l'effetto probabilmente di labbra un pochino più lucide, e vediamo anche che ha la bocca leggermente aperta e ci fa intravedere i suoi denti. Salendo un pochino a vedere i suoi capelli, prima dei suoi capelli vediamo che indossa questa corona, che a molti non è piaciuta perché sembra un po' la corona del Burger King, ed effettivamente la ricorda anche a me. Però è una corona molto grande, molto larga, infatti potete vedere che è veramente molto grossa, tutta completamente dorata, effetto metallizzato, ed è stata cucita tra i suoi capelli in modo da non fargliela cadere. A me alla fine non dispiace, quindi credo che gliela lascerò, anche se effettivamente la fa risultare più simpatica che Regina. I suoi capelli ovviamente sono fissati con del gel, sono completamente neri e qui davanti vediamo questo ciuffo che le copre un sopracciglio, ma se andiamo a guardarli dal retro come sempre sono un po' un casino, perché sono tutti abbastanza ricci. Ogni ciocca, come vedete, è stata arricciata ed è stata anche fissata con del gel, però sono abbastanza un casino. Infatti credo che andrò in qualche modo a provare a sistemarli o almeno a ricompattarli un pochino per farli sembrare una cosa un pochino più furba. Non sono molto lunghi perché da arricciati li arrivano ad altezza delle spalle, ma trovo che siano comunque perfetti per il personaggio di Biancaneve. Scendendo un pochino, però direi, prima di guardare tutto quello che indossa, di iniziare con il suo mantello e con questa gorgiera che è proprio attaccata al mantello, così poi andrò a rimuoverlo per vedere meglio quello che indossa sotto. Dicevo appunto che indossa questa gorgiera qui sul collo, che è composta da 3 strati di tessuto rosso, abbastanza lucido, un po' riflettente, non è stato tagliato benissimo, perché ad esempio in questo punto credo si riesca a vedere che ci sono dei fili che fuoriescono un pochino, però devo dirvi che confronto le immagini di stock, vedendola dal vivo, questa parte del vestito non mi dispiace. Invece in foto sembrava veramente bruttissima. E in più la parte proprio qui davanti al suo viso è tagliata leggermente più corta in modo da non andare a sovrastare la sua bocca, il suo mento, insomma da non andare a coprirle il viso, e invece ai lati è un pochino più lungo. Devo dire che è stato realizzato bene, anche se poteva essere realizzato meglio. Dal retro però possiamo vedere che questo mantello è appunto attaccato alla gorgiera ed è chiuso tramite questo bottoncino a scatto, che si può aprire da qui, credo che sia addirittura di metallo, e poi andremo a sfilare il mantello proprio così dalla sua testa. Farle passare la testa con la corona tramite questa apertura non è proprio semplicissimo, si rovinano un pochino i capelli, però è l'unico modo per andare a toglierlo. Ma in ogni caso il mantello sul retro è veramente enorme ed è tutto di velluto rosso, con anche ricamati tutti questi quadrati con del filo dorato. Trovo che siano fatti benissimo, sono tutti perfetti, non c'è un filo fuori posto, è veramente bellissimo ragazzi, mi piace tantissimo, soprattutto perché se andiamo a girarlo per guardarlo all'interno, vediamo che è stato tutto foderato sempre con una stoffa rossa, ma in questo caso dovrebbe essere del raso, ma come vedete ci sono stampati dei dettagli rosso lucidi. Guardandolo un pochino più da distante possiamo notare quanto è bello anche il disegno che hanno stampato all'interno, perché proprio nel centro del mantello troviamo lo specchio magico, qui più in basso c'è questo diamante con poi qui invece un secchio pieno di diamanti, troviamo delle rose, troviamo qui dei funghi che sono uguali ovviamente anche dall'altra parte. Guardando un pochino più in alto ci sono questi rami di un albero e in più anche su entrambi i lati troviamo degli uccellini. Al centro una mela avvelenata e guardate qui proprio all'inizio dell'apertura c'è anche una S e una W che ovviamente sono per Snow White. Trovo che questo mantello sia meraviglioso, i dettagli sono fantastici sia nella parte interna che, come vi dicevo prima, nella parte esterna. Ma adesso che è senza mantello possiamo finalmente vedere i suoi orecchini, che sono con la base di metallo dorato e all'interno hanno questa finta gemma rossa, ovviamente uguali per entrambi i lati. Il suo vestito è invece un pezzo unico, ma composto da 2 parti ben distinte. La parte superiore
tutta sui toni di questo bianco panna e la parte inferiore composta invece da questa enorme gonna gialla. Ma direi di partire prima dalla parte superiore, dove vediamo che su tutto il décolleté hanno messo questa stoffa leggermente trasparente e molto morbida, con anche cucito qui sul collo questo nastrino nero. Proprio all'altezza del seno troviamo questo decoro ricamato dello stesso colore della stoffa di raso che vedremo tra un secondo, quindi i ricami su questa parte del vestito sono diciamo tono su tono. Andando a guardare le maniche, per prima cosa possiamo vedere che hanno realizzato queste spalline di raso che sono state addirittura un pochino imbottite. Nella parte del braccio invece la manica è composta dalla stessa stoffa che abbiamo trovato sul décolleté, quindi quella stoffa bianca leggermente trasparente e molto morbida. Invece verso il polso ritroviamo il raso di prima, questa volta però decorato oltre che con dei ricami dello stesso colore tono su tono, anche qui in basso con questa punta realizzata con del filo dorato. Ma se andiamo a girarlo un pochino vediamo anche che vicino alla cucitura hanno applicato queste 3 mezze perle bianche per dare l'effetto di 3 bottoni che chiudono appunto il polsino di questo vestito. Già adesso ragazzi comincerei a dire wow! Ma proseguendo a guardare il vestito, proprio qui sul busto appena sotto al seno, vediamo che hanno realizzato completamente di raso tutta questa parte, decorata addirittura con delle cuciture sempre tono su tono, ma che danno al vestito questa linea veramente bellissima. Trovo che questo vestito finora sia veramente realizzato in un modo impeccabile. Scendendo un pochino vediamo questa cinturina completamente di plastica dorata metallizzata, proprio come la sua corona, che è stata anche fissata con del filo al vestito in modo che rimanga nella posizione corretta, dove vediamo all'interno un cuoricino e qui sembra quasi esserci una spada che trafigge questo cuore con l'elsa della spada con 3 finte pietre azzurre. Ovviamente non sono delle pietre, sono solamente state colorate, ma trovo che siano anche questo un dettaglio stupendo. Scendendo un altro pochino per vedere la fine di questa parte di vestito, vediamo che continuano tutti i decori creati con le cuciture, sia qui al centro che qui sui lati, veramente fatti benissimo, ma in più ci sono queste 2 specie di serpenti ricamati con del filo dorato che iniziano proprio qui davanti e poi piano piano proseguono lungo tutto il bordo fino sul retro di questo vestito. E in più, se notate bene, queste specie di serpenti si incrociano anche con le cuciture che hanno realizzato come decorazione. L'ultima cosa interessante di questa parte di vestito è ovviamente il bordino, che è stato realizzato con questo tessuto dorato e che dà inizio proprio alla cascata di tulle che adesso vedremo che compone tutta la sua gonna. Gonna ragazzi che è veramente enorme, è gigantesca ed è formata da un sacco di strati di tessuto diversi, perché come primo strato abbiamo questo tulle leggermente dorato con tutti questi glitter applicati e in più tutto questo bordino dorato con anche sopra applicato questo bordo che non so a voi ma a me ricorda un pochino la testa di Topolino. Non so se sia voluta o se sia solamente una casualità, ma come vedete qui al centro io ci vedo il musetto di Topolino ed è tutto realizzato con del filo dorato. Poi sotto troviamo altri 2 strati di tulle dello stesso colore. Se però andiamo avanti ancora troviamo altri 2 strati di tulle, ma questa volta ancora più dorato, quasi giallo, che poi visti tutti assieme formano questo colore con sopra tutti questi brillantini. Come vi dicevo, la gonna è veramente super ampia, perché anche solo guardandola e aprendola nella parte davanti guardate quanto è gigantesca. C'è veramente un sacco di tessuto e se andiamo a vederla anche sul retro la cosa non cambia. Guardate ragazzi quanto tessuto hanno messo in questa bambola. Devo ammettere che soprattutto guardandola qui dal retro potrebbe risultare una cosa un pochino cheap, un pochino quasi da tessuti cinesi, però credo che una volta sistemata a dovere possa risultare molto meglio di come sembra attualmente, anche se effettivamente potevano realizzarla in un modo forse leggermente più carino. Andando però a sollevare la gonna per guardare le sue scarpe, vediamo che sono abbastanza carine. Non sono super elaborate, ma conoscendo le cose che realizza solitamente il Disney Store non mi posso lamentare. Sono completamente di plastica rossa, con il tacco alto, il cinturino alla caviglia, ma soprattutto sul retro, come vedete, sono stati applicati questi 2 fiocchettini di raso che non sono niente di speciale, ma sono comunque abbastanza carini. Assieme a lei non arrivano borse, bracciali o altre cose, ma direi che di dettagli comunque ne ha già abbastanza addosso, però come sempre per fortuna arriva con il suo stand, che è uguale a tutte le altre di questa linea,
Il mio ho appena notato che ha dei difetti qui che non sono sporco, ma è stato proprio colato male probabilmente nello stampo. Sempre nero con la parte centrale dorata e come sempre nella parte inferiore i due loghi della linea e la firma del designer. Quindi che dire? Ragazzi, la trovo veramente molto bella, 100 volte più bella di quello che sembrava dalle foto di stock, 100 volte più bella confronto ai video che ho visto su Instagram, non so confronto ai video di altri youtuber perché non li ho visti. È arrivata ieri, non credo che sia arrivata a tanti altri prima di me, perché bene o male adesso queste bambole escono più o meno lo stesso giorno in tutto il mondo e quindi anche in America arrivano più o meno quando arrivano a noi in Italia, fortunatamente. Ha dei dettagli che secondo me sono pazzeschi. Ovviamente l'estetica, il disegno di questa bambola, il suo vestito, può piacere come no, ma questo ovviamente è un ragionamento che vale su qualsiasi bambola, perché i gusti soggettivi sono sempre diversi da persona a persona. Personalmente non la trovo un triplo wow perché? Perché ha la parte sopra del vestito che secondo me è stupenda, il mantello mi piace davvero tantissimo, ma forse la gonna, la parte finale, l'avrei fatta prima di tutto di un altro colore, meno giallo e meno giallo cinesata, perché effettivamente la parte della gonna risulta un pochino più cheap confronto a tutto il resto del vestito. E per seconda cosa, per quanto questa gonna sia super ampia e comunque molto bella, io l'avrei disegnata in un modo decisamente molto diverso, quindi un pochino più a sirena, molto meno vaporosa e secondo me con il mantello e con la parte superiore del vestito sarebbe stata molto meglio. Ovviamente ripeto che sono gusti, ma ragazzi questa bambola è fatta assolutamente benissimo. In questa linea devo dire che ci sono bambole che non valgono assolutamente il prezzo che costano, ci sono bambole che sono effettivamente meno belle di altre, ma alcune tipo lei, tipo Jasmine e tipo Merida sono realizzate secondo me in un modo fantastico. Se vi piace è ancora disponibile come più o meno tutte quelle di questa linea sul sito shopdisney.it. A volte le mettono addirittura in sconto al 30%, quindi magari se avete pazienza di aspettare e non avete paura di rischiare potreste aspettare e riuscire ad acquistarla ad un prezzo decisamente molto più vantaggioso di quello a cui l'ho pagata io, ma in ogni caso ve la consiglio, soprattutto se vi piace il suo personaggio. È vero che è stato un pochino snaturato perché più che Biancaneve sembra effettivamente una regina a tutti gli effetti, ma sappiamo che in questa linea c'è solamente un'ispirazione al personaggio e non una rappresentazione effettiva del personaggio. Ora però ragazzi aspetto solamente che mi rispondiate a questa domanda molto molto semplice. A voi piace questa bambola? Sì o no? Scrivetemelo qui sotto nei commenti e se vi va spiegatemi anche come mai della vostra risposta. Io spero che questo video vi sia piaciuto e che soprattutto vi sia tornato utile, fatemelo sapere lasciando qui sotto un like, iscrivendovi al canale se ancora non l'avete fatto e se vi va mi trovate come sempre sia su Instagram che su TikTok. Io intanto ragazzi vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.